Salve e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come ho realizzato la macchinina rossa Cars. Mi è stata chiesta da Valentina e spero che sia utile e gradito anche a voi. Andiamo a vedere il tutorial. Per realizzare la base di sotto della nostra macchinina andiamo a realizzare una catenella di 20 maglie. Lavoriamo le nostre 20 maglie per 39 giri fino a raggiungere questa. Dopo aver fatto i nostri giri possiamo staccare il filo. Io l'ho realizzata blu scuro, potete farla anche nera oppure grigio scura, decidete un po' voi come fare la parte di sotto della vostra macchina. La macchina è composta in questo modo, c'è la base di sotto, i due laterali e poi c'è la parte di sopra della cappotta che va anche sul cofano. Andiamo ora a realizzare la parte che va sopra, quella della cappotta. Andiamo ad avviare una catenella di 20 maglie e lavoriamo 20 maglie basse nella nostra catenella. Lavoriamo le nostre 20 maglie basse per altri 8 giri. Dobbiamo ora realizzare la parte dove andranno i laterali. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 18 maglie basse. Giriamo il lavoro e facciamo un altro giro di 18 maglie basse. Giriamo e facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 16 maglie basse. Giriamo e facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Facciamo una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione nell'ultima maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Un altro giro di 10 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Lavoriamo le nostre 8 maglie basse per altri 8 giri. Dobbiamo ora fare gli aumenti. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia. In tutto saranno 10 maglie basse. Giriamo il lavoro e andiamo a fare un altro giro di 10 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Facciamo un altro giro di 14 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 18 maglie basse. Un altro giro di 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo per altri 14 giri 20 maglie basse. Terminati i giri possiamo chiudere il lavoro, staccare il filo e lasciamo il filo un po' più lungo in modo da poterlo cucire. I laterali vanno realizzati allo stesso modo, solo che uno andrà all'opposto all'altro, la parte più lunga davanti, la parte più stretta andrà dietro e vanno messi quindi in parallelo. Andiamo a lavorare una catenella di 39 maglie. Lavoriamo 39 maglie basse nelle nostre 39 catenelle. Lavoriamo per altri 4 giri 39 maglie basse. Andiamo ora a fare una diminuzione solo nella prima maglia, in tutto saranno 38 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 37 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione nella prima maglia, in tutto saranno 36 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione nell'ultima maglia, in tutto saranno 35 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, in tutto saranno 34 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 34 maglie basse. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare 4 maglie bassissime nelle prime 4 maglie e andiamo poi a lavorare 24 maglie basse nelle seguenti maglie. Fatte queste vado a lavorare le mie 24 maglie normalmente.
lavorate le mie 24 maglie basse, giro il mio lavoro e vado a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 22 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Una diminuzione della prima, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Andiamo a fare altri 2 giri di 8 maglie basse. Finiti i giri possiamo staccare il filo, lasciare il filo lungo in modo da poterlo cucire. Andiamo ora a cucire i laterali alla parte centrale dell'auto. Posizioniamo bene il laterale in questo modo. Andiamo a far combaciare i punti. Prendiamo i nostri spilli e andiamo a fermare bene prima tutta la parte, in modo da far combaciare le parti. Dopo aver unito le parti andiamo a cucire con ago e filo. Dopo aver unite le due parti con gli spilli passiamo il filo per cucire bene tutto intorno, sia da un lato che dall'altro lato dell'auto. E dopo aver cucito tutta la parte di sopra ai laterali dobbiamo aggiungere la parte di sotto. Prima di cucirla andiamo ad inserire un cartoncino oppure una base plastificata in modo da far tenere più rigida la nostra auto. Io utilizzo questa in plastica perché si può anche lavare volendo dopo la nostra macchinina, non rischiamo di far rompere il cartoncino all'interno. Dobbiamo andare a cucire e prima di chiudere dobbiamo inserire la nostra ovatta sintetica all'interno. Andiamo a cucire bene tutto intorno, maglia per maglia, fino a bloccare tutto. Prima di cucire le due parti, naturalmente, aiutatevi con gli spilli a fermare bene il tutto in modo che non si sposta durante la cucitura. Partiamo dall'angolo e andiamo a cucire in questo modo. Maglia per maglia passiamo da una parte all'altra fino a completare tutto il giro. A un certo punto andremo ad inserire l'ovatta sintetica prima di chiudere l'auto. Come in tutti gli amiguruumi, la fase dell'imbottitura è quella un po' più, complessa da fare. Quindi andiamo con il nostro ago e dobbiamo andare a riempire le parti laterali in questo modo. Ci aiutiamo con le mani a dare la sagoma alla nostra auto, da una parte e anche dall'altra, prima di chiudere il tutto. Io sono andata a inserire la mia ovatta e sto modellando la mia macchina. Prima di chiudere, ricordatevi inoltre di andare a arrotondare gli spigoli o della plastica che avete utilizzato o del cartoncino, altrimenti verrà fuori lo spigolo. Conviene arrotondarlo con le forbici. Dal pannolino inciniero andiamo a tagliare due sagome di questo tipo, un triangolo un po' allungato verso la fine, in modo da realizzare i finestrini. Ne andiamo a farne due. Dalla gomma eva o del pannolino giallo andiamo a ritagliare la sagoma qui che ha lateralmente la nostra macchinina. La andiamo a fare simile a quella tipo delle fiamme, in questo modo. Dalla gomma eva bianca sono andata a ritagliare questa sagoma. Da una parte ho prima fatto un rettangolo e poi ho tagliato una piccola parte qui da questo lato, in modo da simulare gli occhi della nostra macchinina. Ho poi tagliato leggermente lo spigolo in questo modo. Ho disegnato poi gli occhi con un pennarello, prima il blu e poi ho fatto il nero.
Andiamo poi a terminare con le decorazioni, andiamo a fare la bocca sorridente, andiamo a ritagliare anche dalla gomma eva i fari e andiamo a mettere il giallo dietro, la parte bianca davanti, andiamo a ritagliare anche delle sagome per fare la scritta che ha sopra e anche sul tettuccio della macchina. Fatto questo andiamo a realizzare le ruote. Con il filato rosso avviamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Stacchiamo il filato rosso e prendiamo il filato arancione e andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Stacchiamo col filato arancione e prendiamo quello blu o quello nero e andiamo a fare ogni 2 maglie un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo 24 maglie basse per altri 3 giri. Ogni 2 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie, dopodiché stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo, lo lasciamo lungo in modo da poterlo cucire. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica, pieghiamo leggermente in questo modo e andiamo a cucire al lato della nostra auto. Di ruote ne dobbiamo fare 4 allo stesso modo. La ruota la vado ad applicare in questo modo, appoggio lateralmente, deve uscire appena fuori leggermente in questo modo e vado a cucire bene dalla parte interna. Andiamo a ritagliare una striscia di gomma eva lunga abbastanza per coprire tutta la parte di dietro del nostro alettone e lo andiamo ad incollare o a cucire sulla parte dietro della nostra auto. Sono andata a ritagliare anche la parte di sopra della bocca in questo modo e l'ho applicata con un po' di colla. Sono andata ad applicare anche questi disegnini qui sopra, un po' per richiamare le scritte che ci sono sulla nostra macchinina. Sono andata poi ad applicare anche questa laterale e poi ho applicato le ruote. Ho inserito un po' di ovatta sintetica all'interno della ruota, l'ho appoggiata lateralmente e sono andata a cucire tutto bene intorno alla parte interna. Applico questa parte qui lateralmente, un po' più alta verso la fine e più bassa verso l'inizio sulla ruota. Con il filato rosso andiamo a contornare le parti in modo da rifinire tutti i passaggi intorno ai fanali qui dell'auto e intorno alla bocca. Andiamo poi a mettere anche il parafanghi in questo modo. Sono andata a fare 14 catenelle lavorate per 4 giri e poi vado a cucire solo la parte interna, così come ho fatto per questo lato. Ho cucito solo questa parte interna. Ed eccola qui, questa è la mia macchinina CAS terminata. Spero che piaccia alla persona che mi ha fatto questa richiesta, spero che sia utile e gradita anche a voi. Vi aspetto tutti al prossimo tutorial, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e invitate i vostri amici ad iscriversi. Vi aspetto tutti alla prossima, fatemi la vostra richiesta, ciao ciao, a presto, un grande bacio.